Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dei nostri acquisti. Esatto. Oggi siamo con i miei acquisti, deliziosi e carini acquisti. Croccanti. Croccanti, sono crunchy. Si possono anche mangiare. Beh dai, effettivamente, allora, sono pochi, ma sono buoni. Come sempre. No, non è vero. L'importante è la qualità, non la quantità. Sì, diciamo che dall'ultima volta ho comprato poco, ho cercato di tenermi un pochettino col braccino corto perché altrimenti spendo soldi che non ho, quindi passami il primo. Qui non puoi spenderli in poche parole. Esatto. Ah, e come fa? Vabbè, appunto. È un dilemma. Allora, partiamo con questo che in realtà già l'avevamo. Sì, la nonna, la famosa nonna, che tra l'altro ormai tipo penso sia passato non dico un anno ma quasi. E poi lo voleva il gioco, lo voleva portato. Sì, qualcuno. Il nostro amico OBS, esatto, che salutiamo, che ci segue da casa e dal negozio pure. Negozio da casa. No vabbè, comunque questo di qua praticamente l'aveva comprato ai tempi di Fablinker con l'intento di portarlo sul canale. Poi invece, come al solito, noi promettiamo non facciamo un cazzo di niente. No, ma arriverà prima o poi, perché tempo al tempo c'è tanta roba, troppe cose. Poco tempo. Ora c'è pure retro game, quindi esatto, insomma. Quindi un po' più complicato. E quindi niente, l'abbiamo ricomprato perché che ce ne facciamo le due copie? Non lo so, però siccome l'abbiamo trovata da Game Life che costava tipo 7,99 €. Sì, sì. Siccome è un'edizione bellissima, la volevo anch'io in collezione e quindi l'abbiamo presa. Non sto qui a farvela vedere di nuovo perché tanto ve l'ha mostrata Fablinker, quindi... Calcolando che comunque il valore è di 20 €, cioè... ma anche di più in realtà. Quindi comunque €, tipo. Cioè è un affare a 7,99 anche solo per prendere e poi dici vabbè me lo rivendo. Però in questo caso soprattutto tu ci tenevi ad avercelo in collezione anche da te e quindi ce lo siamo presi per 8 €. Prendi e porta a casa. Poi questo titolino bellissimo. È un pezzo pregiato. Allora, c'è una storia dietro a questo giochino. Una storia complicata. Intanto ringrazio il venditore che me l'ha spedito, che mi ha messo come si chiama? La custodia di plastica bellissima, non era messa nell'annuncio. Allora, questo giochino, adesso ve lo faccio vedere anche dentro. Questo giochino io l'avevo scoperto proprio quando era uscito in digitale per PC e bla bla bla. Ho detto, sai che ti dico? Lo vorrei, però sarà uno di quei titoli che probabilmente non comprerò mai, a meno che non lo trovo tipo a 2 € nello store, perché a me il digitale fa cagare, ragazzi. Quindi se i giochi non ci sono in fisico, a meno che non li trovo tipo a 2 € nello store, allora non li compro mai. Ci sta. Esatto, tipo The Midnight Walk, uno dei tanti famosi indie, quello lo volevo da morire. Quando hanno annunciato finalmente l'edizione fisica, io sono rimasta contentissima, infatti la voglio recuperare. Questo io non sapevo che ci stava l'edizione fisica, l'ho scoperta a caso perché ero entrata tipo su Wallapop forse, manco Vinted, e ho scoperto che ci stava l'edizione fisica e in Italia non è arrivata, o almeno cioè che io sappia, perché... nessuno la vende. Ho controllato quasi sito, non c'è nessuno che lo vende in Italia, intendo. Incredibile. Quindi ho visto che l'avevano in Francia, l'avevano in Germania, l'avevano in Spagna, gli unici stronzi siamo noi. Come sempre. Poi. Alla fine l'ho trovato da un tizio su Vinted che me l'ha passato a 20 € e quindi ho detto, sai che ti dico, lo prendo, tra l'altro era pure sigillato, ho detto lo voglio troppo, lo prendo per 20 € perché 20 € non lo trovi da nessuna parte, cioè chi lo vende tipo dai 30 in su, io l'ho sempre vista a 35 in realtà. E quelle poche volte che l'ho vista a 25 lo vendevano subito. Ma che poi c'è un discorso da fare. Cioè il gioco adesso lo vedete così, ma era nuovo. Tanto lo apro. Era impellicolato. Sì. Ok. E il venditore te l'ha venduto a 20 €, che vale di più. Sì. Ma la cosa più divertente è che quando è arrivato, l'abbiamo preso, il venditore ha scritto e ha detto dai, sono contento che sia arrivato, perché c'è una storia dietro complicata. Che adesso magari gli spieghiamo. Sì, sono contento che è arrivato, mi hanno detto che è un bel gioco, è molto divertente. Goditelo, cioè buon divertimento. Sì. Allora che cazzo l'hai comprato a fa'? Cioè, nel senso... Allora io penso che lui era era un rivenditore, ovviamente non pro, però ho visto che vendeva tutti i giochi sigillati e tutti i giochi che sono tra virgolette difficili da recuperare per alcune regioni magari. E quindi secondo me era tipo un rivenditore che comprava, tipo come è successo con noi con la... come cavolo si chiama? L'edizione quella speciale tipo di Mafia. Sì, ma quello però non è che mi ha scritto buon divertimento, giocatelo perché so che è bello. Questo mi ha detto so che è un bel gioco, perché non l'hai giocato? Vabbè, che tanto dura un'ora alla fin dei conti. Sì, dura poco, però ci tenevo ad averlo anche perché appunto... No, io dico per il discorso
del venditore che ti dice che è bello, poi non l'ha giocato, dura un'ora, ma cavolo, ma perché non l'hai giocato? Ma perché te lo dico io, secondo me essendo un rivenditore non gliene frega niente di giocarli, li prende per rivenderli e basta. Però non gioca proprio sto qui, si non vede, lo so. perché io anche se fossi un rivenditore direi, però me lo vorrei giocare, lo apro, lo gioco, poi lo vendo. Questa è la mia idea. Però c'è la storia dietro che poi ci sta una racconterai tu un giorno. No, adesso la racconto subito. Praticamente l'avevo ordinato con Bartolini me l'ha fatta arrivare nel locker e non mi ha mandato mai il messaggio per il ritiro. Quindi questo pacco ha fatto un girone tipo dall'inferno, perché io ho contattato l'assistenza, ma l'assistenza non c'era né chiamata né messaggio, era solamente col ticket tipo che tu mandavi, che compilavi il format, cose del genere. Quindi ho parlato tipo con una persona che sembrava un robot, perché mi rispondeva tipo a monosillabi tramite mail. Poi il giorno dopo l'illuminazione, mi ha contattato una ragazza che lavora direttamente nella sede di Bartolini e che si occupa di tutti i corrieri di questa zona, diciamo così. Esattamente. È stata super gentile, gentilissima, ha capito che c'era del disagio con Vinted, perché Vinted mi aveva detto se non compili questo foglio e non mandi il reclamo e quindi tipo accetti il fatto che il pacco non ce l'hai e che comunque non lo ritirerai mai, ti facciamo il rimborso, altrimenti il rimborso te lo sogni. Il problema è che in quel caso perdevo sia i soldi che tipo il pacco, se non facevo tipo tutte ste robe qua complicate. E quindi la ragazza ha capito che il disagio di Vinted era grandissimo e gigante, e quindi mi fa anche se vuoi te lo vieni a prendere direttamente qui in sede, io sono qui fino alle 4:30-5, quindi il giorno stesso sono andata a prenderlo, era tipo 20 minuti di strada, sì, circa 15-20 minuti, per fortuna, quindi eccolo qua, tada! Grazie Vinted per essere sempre così efficiente. Grazie anche a Bartolini, perché non è la prima volta che succede un misfatto, però vabbè, dettagli. Però poi ci andiamo di mezzo noi che compriamo, i problemi sono loro e funziona sempre così. Il consumatore è quello che va consumato. Vabbè. Allora, poi altro titolino che questo di qua l'ho preso, meglio, ma l'ha preso Fablinker. Sì, da tipo a 4 euro. 4 euro da una tizia che non ci capiva niente. È arrivato con la custodia rotta, l'abbiamo cambiata noi, però fa nulla. No, ma era nell'annuncio, lo vendeva a 4 euro. Sì, però dico non fa nulla perché tanto custodia dobbiamo buttare. Insomma, quelle per PS4 no. Vabbè, comunque il disco è perfetto. Ma si vede che non l'ha mai giocato. È un po' tipo, ditato. Comunque c'è una storia dietro. È arrivato con la carta è arrivato in una busta con dentro non il Pluriball, no, ci ha messo la carta dello Scottex. Ah, sì, è anche vero. Di marca addirittura. Cioè io dico, tu hai speso, cioè hai messo Resident Evil a 4 euro per metterci pure lo Scottex di marca al posto del Pluriball, costava meno il Pluriball. È vero, però che onestamente cazzo, quanto costano adesso i tovagliolini? Comunque tralasciando questo aneddoto, l'abbiamo preso perché io, vabbè, voi lo sapete, l'ho detto in diversi video, tipo tutta la collezione Resident Evil, mi manca proprio qualche piccolo titolo, l'ultimo, o anche se non mi manca il titolo, mi manca tipo la versione Steelbook, ecco, a parte vabbè Requiem ovviamente, questo ne faceva parte e quindi l'abbiamo recuperato, anche perché l'intenzione è quello di volerlo giocare un domani anche sul canale probabilmente. Assolutamente sì. E quindi per capire la differenza tra remake e remastered. Esatto, e quindi a 4 poi euro ci sta. C'è un altro discorso, un altro aneddoto. Dimmi caro. Aveva scritto la venditrice, visto che forse non ci capiva molto perché questo vale più di 4 euro sicuramente, aveva scritto 4 Resident Evil. Sì. Allora io gli feci l'offerta no, non lo vendeva a 4, gli feci io l'offerta a 4 e gli scrissi ma no aspetta. No, tu gli hai scritto aspetta. Sì, aspetta. Ha scritto 4 Resident Evil, io ho scritto ciao, ma quali sono gli altri Resident Evil? Perché lei praticamente ha messo, perché nel titolo qui c'è scritto 4 Resident Evil, non Resident Evil 4. Lei ha scritto 4 Resident Evil. Sapete cosa ha fatto questa venditrice? Mi ha fatto l'offerta di 4 euro e l'ho comprato. Cioè ditemi, o la battuta gli è piaciuta oppure non ci ha capito una mazza e ha detto vabbè voglio venderlo, dai basta. Però non mi ha risposto, gli altri 3 non mi sono mai arrivati. Quindi mistero della fede. Forse se li sei dimenticati probabilmente. Fa troppo ridere. Vabbè, comunque qui ci sta un altro titoletto che ho preso su Vinted da un ragazzo che me l'ha venduto tipo a 9 euro.
9 euro. Non mi ricordo. Sì, 9 euro e l'ho preso subito. Tu devi dire, cioè 9 euro, che c'è gente che lo vende a 25-30 e c'ha miliardi di preferiti. Questo a 9 euro aveva 300 miliardi di preferiti e nessuno lo comprava. La gente sta male. Alla fine l'ho recuperato io. Perché? Perché mi interessava e lo vogliamo giocare insieme. Beh, non comunque... so se sul canale o su Twitch o non lo so dove lo giochiamo, su per Twitter. strada. Su Twitter, esatto, su X, scusami, non si chiama più Twitter. Vabbè, per me è Twitter. E quindi l'abbiamo recuperato e Vecchio stampo. Ci sta. No, ma poi vabbè, i giochi di Little Big Planet, cioè sono che c'è il Sackboy, sono molto belli tutti quanti, quindi a 9 euro è comunque un'avventura da fare, secondo me. Poi lo porteremo. E a proposito di Resident Evil, ti passo a sto punto questo. Mi passi questo. Facciamo perché, un collegamento. Raga, collegamento, i film, il Blu-ray, ecco, esistono i DVD, esistono i Blu-ray e ovviamente io se esiste il Blu-ray compro quello. E l'ho comprato da una ragazza che me l'ha passato tipo 3 euro, 3,50 euro massimo. Sì, forse anche meno. 3 euro forse 3 euro, sì. E l'ho preso perché io voglio recuperare tutti i film di Resident Evil, o meglio i film d'animazione, ecco, perché i film in generale mi fanno cagare, tranne forse tipo quelli di Mila Jovovich, che sono carini, già di quello ho il cofanetto, però di questi di qua li volevo recuperare perché li ho visti, mi manca tipo forse gli ultimi 2, che uno è di anni fa e uno è recente, tipo uscito l'anno scorso. È il primo che hai di quelli di animazione? Sì, è il primo che acquisto e li volevo recuperare tutti perché ci tengo, sono dei film abbastanza validi e onestamente cioè, mantengono lo stesso filone, diciamo così, dei giochi, quindi è perfetto, ecco, non sgravano. Infatti all'epoca io ne vidi uno di questi Resident Evil, non mi ricordo, mi sa che era proprio The Generation, tra l'altro, molto bello. Mi piacque, adesso io non mi ricordo bene perché sono passati forse 20 anni. Addirittura. No, quando è che è uscito questo? È uscito nel 2008. Allora 2009. Vedi, quasi 20 anni, infatti io ho visto questo allora, perché era appena uscito, me lo ricordo, sì, ma cioè ero ancora piccolo, ho avuto 12 anni, una roba del genere, 11 anni. No, onestamente questi film d'animazione sono molto belli, si attengono molto ai giochi e mi sa che forse, cioè, oddio, non lo so, forse non sono canonici o forse sì, però sta di fatto che sono strettamente collegati, cioè non sono fatti a mo' di a penso cazzo di cane, che ecco, prendono i personaggi, fanno una loro storia. È fatta molto bene, tra l'altro l'ultimo lo devo recuperare, che per la prima volta si incontrano tutti, Claire, Leon, Jill, tutti, cioè proprio un ammasso, c'è un'orgia di persone. Fanno la Royal Rumble di Resident Evil. Lo devo troppo recuperare. Quando tu mi hai detto prima Mila Jovovich, sì, mi ha fatto venire l'incubo dell'altra sera, quindi scusa. No, lascia stare, dai. Il film che abbiamo visto ma pensa, in The Lost Lands, raga, non guardatelo. Penso sia uno dei film più brutti che ho visto in vita mia. Bruttissimo, sempre con Mila Jovovich ovviamente, perché film così di merda solo suo marito li può fare. Comunque, andiamo avanti. Passiamo alle cose belle, per favore. L'altra volta avevamo fatto vedere Fantasma di Sparta, Ghost of Sparta. Esatto. E quindi adesso vi faccio vedere questo. Questo me l'hai preso sempre tu? Sì. O l'avevo preso io? Non mi ricordo. Non mi ricordo. Però so che costava poco. Se no non lo prendevamo. Esattamente. No, sì, ma l'avevamo preso tipo da quel tizio. No, mi sa che l'ho preso io 8 euro. Mi sa, o era là. Vabbè, comunque raga, è costato poco, vi basta sapere questo. Ci interessava e non lo esco dalla carta perché per entrarlo ci è voluto veramente una vita intera. L'anima di Cristo fatta. Beh, che alla fine c'è il CD, c'è il CD, sì, l'UMD e c'è il manuale. Il manuale, basta, c'è quello. Però belli sti capitoli PSP, sono veramente belli, veramente. Che poi potremmo, un poco, sono più belli. Potremmo portarli sul canale tutti quanti God of War, perché vabbè che stanno facendo il remake, va bene, però abbiamo la collection su PS3 e ora che si può fare la captura di PS3 quasi God of War, perché poi fanno il remake dei primi 3 ma non fanno il Fantasma di Sparta e l'altro, sti figli. Vedremo, dai, che abbiamo troppe cose in pentola, lo so. Non cuciniamo mai niente però. Comunque. No, cuciniamo, solo che molte cose non le vedete perché purtroppo non posso caricare 50 video al giorno, quindi le carico, le metto per gli abbonati, tra parentesi, perché non voglio farvelo vedere, ma perché poi YouTube ti punisce se tu carichi troppo, quindi cerco di plasmare, cioè stiamo tanto registrando
ma più di 2 video al giorno non possono uscire. Ci vuole tempo e pazienza. Se no l'algoritmo ci uccide proprio, ci manda una lettera di morte a casa. Comunque, questo è un altro titolino, sempre indie, uno dei tanti indie, perché io vado avanti di indie ormai, che lo volevo recuperare anche questo da un bel po', è vero. L'avevo scoperto nello store della Nintendo, quando ero sulla Switch a spulciare un po' qua e un po' là. E ho trovato questo, ho detto, vediamo se esiste per PlayStation. Esiste, a posto, lo compro lì, perché se esiste su PlayStation preferisco lì anziché la Nintendo Switch, con tutta onestà. E lo sono riuscito a recuperare da un tizio che me l'ha passato a 5 euro. Sì, sembra interessante. Sembra carino. Queste cartoline di... Non è cartolina, un pezzo di foglio stampate proprio. con la stampante. Però bellino, cioè forse se lo faccio io viene meglio. Però comunque... Fallo a mo' di portachiavi. Sì, esatto, i famosi portachiavi, raga, voi non lo sapete, però poi vi faremo vedere. E quindi niente, anche solo questo sui portachiavi. lo vorrei giocare. E quindi eccolo qua. Poi i giochi sono finiti, quindi ci stanno libri e Funko Pop. Via. Cosa facciamo? Facciamo i 2 libri e poi i 2 Funko Pop e siamo a posto. Allora, ti passo un libro alla volta. Ma li puoi passare anche tutti e 2 insieme. Ti passo 2 libri alla volta. Sì, perché raga, questi ve l'avevo fatti vedere, avevo comprato quello di Silent Hill, adesso ho recuperato The Last of Us e Bioshock. Che seriazze, sono bellissime. Non mi interessa, sì, ci sono cose scritte, riscritte, lette, rilette, sapute, risapute, ma non me ne frega niente perché esteticamente... Sì, incredibile. Praticamente tipo robe del genere. Però esteticamente sono belle, da vedere in collezione pure. Onestamente, che fate? Ne privi? E no, che non te ne privi. Poi quindi ecco, insomma, adesso mi arriva la denuncia. Già che non abbiamo soldi, ma pure le denunce ci mancava. E quindi niente, l'ho voluti recuperare perché mi mancavano e l'ho preso ovviamente su Vinted da qualche tizio qua a caso che li vendeva tipo a 10 euro. Sì, ma su Vinted trovate di tutto, ragazzi, cioè... Poi ve lo annullano, però trovate di tutto, tranquilli. Però tipo, cioè questi di qua dovevano essere solamente 60 uscite, poi ovviamente hanno aumentato e ho scoperto che è uscito anche quello tipo di Crash Bandicoot. Sono usciti veramente un botto, raga. Poi quando capiterà di trovarli su Vinted a prezzo decente, ok, perché non so per quale strano motivo stanno aumentando di prezzo questi durante appunto... Ma perché allora 30 euro ci stanno le prime stampe e poi ci stanno le seconde, le terze e le quarte. La prima stampa aumenterà sempre. Ovviamente erano tutte e due perché le hanno ristampate, però sì. Le ristampe valgono un cazzo rispetto alle prime stampe. Però vabbè, prima stampa, seconda stampa o quintupla stampa, non mi interessa. Basta che ce l'hai. Sì, basta che ce l'ho e a posto, questi li ho recuperati e via. Poi passiamo a questo che a un Funko Pop. Non mi fa parlare. Allora, forse non si vede bene. È un po' rovinato. Ecco, sì, adesso si vede. È rovinato. Pulito, arrivato veramente lindo. No, raga, madonna, ve lo giuro, c'era la puzza. Pop. Allora, io penso che il ragazzo che me l'ha venduto, ok, lo teneva fuori dalla scatola, ma lo teneva in una condizione che secondo me, se era in una discarica, era più pulito e più profumato. Io è arrivato che per me puzzava. C'era un criceto. No, che schifo. Puzzava come se non ci fosse un domani. Guarda, di io pipì, potevo morire proprio sulla postazione di Pacum X-Rex. Poi la scatola è arrivata sminchiata, non era così, è arrivata così perché me l'ha imballato tipo in un sacchetto. Cioè, in un sacchetto! Io mi sono incazzata di brutto, però ho mantenuto la calma perché sono una signora e quindi niente, poi parlando, facendo segnalazioni, cazzi e mazzi, il ragazzo si è sbagliato e mi ha fatto rimborso completo per sbaglio e poi tipo che si stava arrabbiando, ma adesso mi devi dare i miei soldi. Sì, te li do i tuoi soldi, l'errore è stato tuo, però tranquillo che te li do. Alla fine io ho fatto il bonifico e da tipo 15 euro l'ho pagato 5,40 euro perché poi Vinted ovviamente mi ha rimborsato anche i soldi che avevo messo per la spedizione. Quindi io a lui ho dovuto dare solo 5,40 euro, quindi è costato 5,40 euro, l'ho pulito, l'ho ridefinito e quindi adesso lo guardate, ma ovviamente è molto più bellino. Era giallo, l'ho sbiancato io, cioè veramente sembrava quello di Wish. Però diciamo che adesso è apprezzabile, adesso mi piace, prima non mi piaceva. Poi specialmente questa edizione, che è quella che si illumina al buio, vale di più, tipo 30, 35, /40, vabbè, dipende dalle condizioni. Comunque hai fatto un affare. 5,40 che faccio sputi, no. E quindi va bene così. Già 15 era buono, però il problema è che è arrivato sporco, lercio. Come dice un caro vecchio poeta,
Lezzo è arrivato. E poi c'è l'ultimo Funko Pop proveniente dalla serie TV. No, di Alan Wake, ragazzi. Come di Alan Wake? Sì. Ah sì, è giusto, di Alan Wake, il famoso clicker che usa Alan. Lo potete spingere se volete. No vabbè, viene dalla serie TV della Last of Us. Perché l'ho preso? Perché l'unica cosa bella, oltre c'è solo il clicker di cosa bella, è The Last of Us. Vero. Perché se prendi Ellie... No, allora, tralasciando le stronzate, l'ho voluto prendere perché, vedete, cioè, a parte che questi, non mi fanno impazzire, però l'ho voluto prendere perché il clicker del gioco purtroppo non riesco a recuperarlo, perché quelli che lo vendono a poco... Ci abbiamo provato ed è finita male. Quelli che lo vendono a poco è fake. Quelli che lo vendono a prezzo alto, la maggior parte delle volte è quello vero. Io, siccome malata di Funko Pop, so riconoscere quando sono fake e quando invece sono reali. E quindi una volta l'abbiamo comprato. L'ho comprato io. L'ha comprato Fablinker. Solo che nel momento in cui è arrivato, io ho detto guarda che è fake. Ci siamo rimasti di merda, sia io, che ovviamente ero contenta e felice e non lo sapevo, mi voleva fare un regalo. Quindi poi quando è arrivato ho detto cazzo è Funko Pop del clicker, poi ci ho guardato bene e ho detto no questo è fake, e poi ci è rimasto male pure lui perché giustamente l'avevi pagato anche un bel po'. Non mi ricordo. Tipo sui 30 euro, 35 all'incirca. Circa. E quindi... Poi l'abbiamo rivenduto a prezzo uguale se non sbaglio. Sì, però alla fine non ci abbiamo perso, però ci sono rimasta male. Quindi siccome quello non lo posso recuperare perché è veramente a prezzi folli, è tipo 80, 90, 100 euro, ho preso questo, 16 euro su Amazon e via. Non è la stessa cosa di quello del gioco, però va bene, cioè nel senso, mi fa impazzire sto blu perché c'entra un cazzo, però va bene lo stesso. È la muffa quella interna. Va bene lo stesso. Vabbè, comunque... però Ellie e Joel almeno quelli ce li ho. Spero che un giorno faranno Abby, ma sicuramente non succederà mai. Perché se la fanno, fanno quella della serie TV, non quella del gioco. Peccato sarebbe. Quindi però... la fanno mingherlina. Va bene. Basta così. Comunque, tra l'altro, ragazzi, se dovete comprare dei Funko Pop che valgono, Vinted disinstallatelo. Perché se voi vi beccate un fake, siete inculati a vita. Perché Vinted, io ho mandato tutte le prove, vi giuro, anche foto, confronti online. Niente, non mi hanno fatto il rimborso. Dovevo spedirlo indietro a uno spagnolo, quindi dovevo pagare 1400 euro, anche no. Cioè non mi hanno mai tutelato e lui ne è uscito pulito, che li vende ancora tra l'altro. Sì, perché li prende su AliExpress, io già lo sapevo appunto dove li comprava. E infatti io ho detto a Fabio, guarda adesso ti faccio vedere subito dove lo compra. Sono andata su AliExpress e l'ho trovato preciso identico. Li prende da lì e tipo 10 euro e poi li rivende a 25, 35 e ci rifà di brutto. Business. La gente ovviamente è ignorante, chi colleziona i Funko Pop giusto tipo quei 4-2 che gli piacciono di quella serie, di quel gioco, che non capisce e lo prende per vero. Però raga, per farvi capire, i Funko Pop quando tu li prendi, a parte che sono belli pesantini quando li tocchi e poi sono duri di marmo, questo di qua era di gomma, cioè si schiacciava la testa. Io la prima cosa che ho provato anche, l'ho uscito dalla scatola, ho schiacciato la testa, ecco, mi ha dato la conferma che era fake. Però tu pensa a quelli che lo prendono e non li aprono, per dire, come fanno a saperlo? Io nemmeno li apro, non li tengo esposti aperti. Io da stupido dei Funko Pop, che non sono un grande conoscitore, l'avrei comprato convinto che... e non avrei mai aperto la scatola e non avrei mai capito che era fake, che fosse fake. Cioè io me lo sarei tenuto, capito? Dopo anni avrei scoperto che... È perché raga, io i Funko Pop li tengo sempre chiusi. Cioè ne ho fuori dalla scatola solamente uno, che è quello appunto di Crash Bandicoot con la macchinina. Quello gigante. Cioè quello di Crash Team Racing, ecco. Che poi non è nemmeno gigante, però mi piaceva tenerlo fuori. Rispetto ai soliti, sì, più grande. Soliti, sì. Però io li tengo tutti dentro la scatola, solo che quando arrivano ho il piacere di vederli in tutta la loro bellezza, insomma, cioè nel senso per quel che per quei dettagli che hanno, e quindi a priori me ne sarei accorta anche se non lo vedevo dalla scatola, ecco, perché poi si vede, cioè ecco anche un'altra cosa, si vedono i dettagli dalla scatola, se sono fake o meno, in base a determinate cose. Però se quello li conosci bene, sì. Palesemente, ammettiamo la scatola era fatta una replica precisa, me ne sarei comunque accorta a Funko Pop, perché io li esco sempre e poi li riposo. E poi raga, vi ricordo che i Funko Pop vanno aperti da sotto, non da sopra, quindi chi apre Funko Pop e poi comunque li deve rivendere eccetera eccetera, apriteli da sotto e non da sopra, che almeno se si deve rovinare si rovina di sotto, che non lo vede nessuno. Bene ragazzuoli, questo è il tutto. Fateci sapere cosa vi piace, cosa non vi piace, se c'è qualcosa che
tra di questi volete vedere sul canale, noi già ve l'abbiamo detto su per giù cosa vorremmo portare. Resident Evil, Sackboy. Tu non hai detto che probabilmente vorresti portare Gloomy Eyes sul canale perché dura poco, sì, quindi ti fai un full gameplay e via. Esattamente, visto che dura un'oretta io quasi quasi me ne approfitto e faccio un video e basta. Ci Così, sta. proprio sì, ma poi lo faremo magari fra qualche giorno. Vedremo, vedremo. Due, vediamo. Fateci sub e niente, vi salutiamo. Ragazzi, alla prossima. Ciao. Ciao.